Hello? I hope everything is okay. I hope you have viewed the other videos sufficiently. And after talking about the medieval ballad with the reading comprehension of Geordie, we are going to start the medieval narrative poem. The greatest example is Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales, I racconti di Canterbury, naturally influenced by I racconti, le novelle del Boccaccio, right? The medieval narrative poem, in fact, is the narration of, or more than the narration, the portrait of various characters, the most important characters, in medieval society. Quindi questo poema narrativo dei vari racconti di Canterbury è un racconto che descrive la società medievale, quasi tutti i personaggi che compongono la società medievale. Da The Prioress, la madre superiora, let's say, to many other people belonging to the various medieval situations and professions. Quindi vari personaggi che appartengono alle professioni o alle classi sociali nel Medioevo. Okay? The story is that the pilgrims go on a pilgrimage to Canterbury. Remember, in Canterbury Cathedral, there was the murder of St. Thomas Becket. St. Thomas Becket, ricordiamolo, fu ucciso nella cattedrale di Canterbury. And there is the description of all the pilgrims, and each pilgrim tells a story. Ognuno dei pellegrini viene descritto e poi fa un racconto. Okay? So, take your books, page 46, pagina 46, The Medieval Narrative Poem, il poema narrativo medievale, che sarebbe il poema che in effetti consiste nei racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer. A narrative poem, un poema narrativo, tells a story in verse, racconta una storia in versi, and contains narrative elements, e contiene degli elementi narrativi, such as the setting in time and place, come l'ambientazione, tempo e luogo, the description of characters, la descrizione dei personaggi, and the use of a narrator, e l'uso di un narratore, often in the first person, spesso in prima persona. Collections of stories, collezioni di racconti, were very popular in the Middle Ages, erano molto popolari nel Medioevo, and they had the purpose of entertaining and instructing, avevano come scopo di intrattenere e di istruire. The medieval narrative poem introduced a narration, showing links with the moral views of the time, quindi introduceva una narrazione mostrando i legami con le opinioni morali del periodo, as well as with the changing social structure, come anche con la struttura sociale che era in evoluzione. Remember that gradually cities are becoming bigger, and we have a gradual increase of the middle class, wealthy merchants,
financiers, and craftsmen, quindi mercanti, finanzieri, and craftsmen, che sono gli artigiani. It provided an insight into individual characters, quindi forniva un panorama dei personaggi come individui as regarded their lifestyles, per quanto riguardava il loro stile di vita, their psychology, la loro psicologia, and their experiences, e le loro esperienze. The greatest example of a narrative poem in medieval literature, il più grande esempio di un poema narrativo nella letteratura medievale, is Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales, quindi i racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer, which is not simply a collection of verse tales, che non è semplicemente una collezione di racconti in versi, but a long poem, ma un lungo poema, framed, inquadrato, by o preceduto by a general prologue, quindi preceduto da un prologo in generale, and in it each tale has meaning in relation to the character. Dentro ogni racconto ha un significato in relazione al personaggio of its teller, al personaggio descritto e raccontato appunto da chi sta facendo il racconto, and to the other characters in the poem, e anche una relazione con gli altri personaggi nel poema, who make up the audience, che costituiscono il pubblico. Perché a turno, come nelle novelle di Boccaccio, a turno un personaggio viene descritto e poi fa il suo racconto. Chi è che lo ascoltano? Sono gli altri personaggi che poi a loro volta saranno descritti e faranno un racconto. Ok? So that's enough for today. Okay? Bye bye.